Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Non so se lo sapete, ma Procreate ha fatto un aggiornamento che si chiama 5.2. Adesso vi linkerò tutti i cambiamenti, o meglio le modifiche che sono state apportate nel programma. Come tutti sapete e come tutti stavamo attendendo veramente da un sacco di tempo e con quell'ansia che non si spiegava, sapete tutti che questo aggiornamento di Procreate mirava un sacco sul 3D. La cosa che ho scoperto e che ci sono rimasta malissimo è stato il fatto di non poter creare delle nuove forme, ma poter soltanto decorare, abbellire attraverso il programma le forme già esistenti, oppure delle forme che potete creare su altri software e portarli in Procreate e finirli di migliorarli a livello grafico più che altro. Sto leggendo, tutte le modifiche e i miglioramenti che sono stati apportati al programma, tra cui oltre alla pittura di modelli in 3D c'è stata la stabilizzazione del tratto. Infatti effettivamente, pensandoci bene, ieri ho dovuto un attimo aprire Procreate per scrivere un attimo la cosa, perché a volte uso Procreate anche per prendere degli appunti, e avevo notato proprio questa differenza per quanto riguarda il miglioramento del tratto. Sicuramente c'è stato e si nota, e infatti mi è piaciuta molto questa cosa. L'unica cosa che sono riuscita a vedere, per il resto non so nulla. Hanno aggiunto l'assistenza alla pagina, è simile a quando si fa l'assistenza all'animazione, puoi salvarti questi PDF in più pagine. Hanno aggiunto dei livelli extra che io non potrò usufruire perché comunque ho un iPad che è del 2018. Tutti quelli che hanno un iPad attuale ovviamente potranno usufruire di questi livelli extra. Dicono che c'è stata una miglioria a livello della risoluzione. Per quanto riguarda i pennelli, sono state aggiunte delle migliorie anche in questo caso, e in più so che si possono fare dei pennelli con l'effetto metallico. Una cosa bellissima che hanno fatto è stata quella di introdurre all'interno della libreria dei pennelli una sezione chiamata recenti. Lì troverete tutti i pennelli che avete utilizzato di recente, che questo è un aiuto pazzesco, perché a me è capitato di andare a scegliere dei pennelli, mi sono piaciuti, poi dopo non sapevo più dove cavolo l'avevo presi, come si chiamavano, e quindi mi dovevo attaccare al tram. Questa è stata la soluzione migliore, pazzesca, mi è piaciuto un casino. Proprio bravi. Ma non è finita qui. Un'altra cosa di cui mi sono innamorata è il fatto che possiate salvare le dimensioni dei pennelli che utilizzate, ma potete salvare non solo la dimensione del pennello ma anche l'opacità. Favoloso! Poi sono state apportate anche alcune modifiche per quanto riguarda la sezione dei colori. Le palette sono cambiate, adesso su ogni colore viene anche messo il nome del colore, la tonalità del colore. Ora però mi piacerebbe iniziare a provare Procreate per vedere tutte queste migliorie che sono state apportate, e mi piacerebbe veramente tantissimo provare a creare un pennello metallico. Sono curiosa di questo tipo di pennello, quindi penso che nel video vedremo anche come realizzare un pennello metallico. Procreate sto arrivando. Però prima di farvi vedere come si fanno tutte queste cosine, voi adesso, se non siete ancora iscritti, vi iscrivete immediatamente al mio canale. Immediatamente, guardate, c'è un pulsantino proprio qui giù. Se voi fate tic con il ditino, vi iscrivete e io sono super felice. E in più sostenetemi mettendomi like al video, e se attivate la campanella riceverete tutte le notifiche sui miei video. Cioè ragazzi, ma state scherzando? È da VIP questa cosa qui. Se volete potete anche fare un salto sul mio negozio Etsy, troverete un sacco di pennelli per Procreate e delle pose già pronte, sempre fatte in digitale,
che potete utilizzare per Procreate, per Photoshop, per tanti programmi per il disegno digitale. Vi lascio il link del mio negozio Etsy qui sotto, dove trovate tutte le informazioni utili. Leggete sempre la descrizione del video perché trovate tutte le informazioni che vi occorrono. Trovate anche i link per i miei social, quindi seguitemi anche sui social. Ho aperto il programma, adesso vediamo subito la sezione dei colori. Se clicchiamo sull'icona delle tavolozze, vediamo che in alto a destra c'è una nuova sezione chiamata schede. Le dimensioni dei colori sono più grandi e in più c'è l'aggiunta dei nomi. Sicuramente dovranno migliorare questa sezione perché i nomi dei colori sono sbagliati. Passiamo ai pennelli. Nella libreria pennelli notiamo appunto l'area dedicata ai pennelli utilizzati di recente. Ora voglio provare a creare il pennello metallico. Nel laboratorio pennelli si è aggiunta una nuova voce denominata materiali. In alto c'è la dicitura metallico. Ho provato a regolare le impostazioni per cercare di realizzare un pennello. Facendo varie prove per cercare di capire come mai il pennello non funzionasse, scoperta terrificante, i pennelli metallici sono solo per il 3D. Nel frattempo, per testare l'applicazione, ho deciso di creare un nuovo set di pose con il volto di Ariana Grande. Ho finito la nuova posa di Ariana Grande. Gli ho messo per il momento questo costumino nero addosso giusto per non essere segnalata su YouTube, ma in realtà nel file che scaricherete non ha il costume, quindi è come la posa di Kim Kardashian. Per oggi il video termina qui, io vi mando un grossissimo bacio e ci vediamo nel prossimo video. Ciao ragazzi!